chiamo Ian Willard. Oggi è il 4 aprile 2016. Io posso viaggiare nel tempo, ma non posso cambiarlo. Sono confuso. Non riconosco neanche il mio nome, ma ti assicuro che sono davvero stato in 3 luoghi diversi. Andiamo nella campagna dove ti sei svegliato. Come diavolo ci sei arrivato? Qualcuno le ha ammazzate. Mi rifiuto di credere di essere stato io, non voglio credere. Ho isolato i video di 3 automobili passate per quella strada nella fascia oraria che ci interessa. C'è un solo uomo al volante, sulla quarantina. Qui risulta che il proprietario è un certo Ian Willard. Cosa? Sì. E se Mr. X fossi tu stesso? Sto per andare a seppellirlo in campagna da qualche parte. Dopo andrò dall'uomo che potrebbe aiutarmi. L'indirizzo è via Dan 40. Ci sei tu. Brutto bastardo del cazzo, sei sempre stato tu! Munizioni, assalto. Ce l'hai? Sì, ma guarda che sono costose. Quante ne vuoi? Una. Solo un colpo. Abbiamo l'indirizzo di un uomo che probabilmente ha scoperto il viaggio nel tempo. Il maledetto viaggio nel tempo. Willard Incorporated. Studio sulla natura dei viaggi nel tempo. Tu non hai un padre, vero? Via Dan 40. Una donna è stata uccisa e un ragazzo è gravemente ferito. Fate presto. Ma certo che esiste un modo per viaggiare nel tempo. Dammit. Cambiarlo però... Beh, dubito sia possibile.
Perché ci siamo fermati? Non ti è mai capitato di soffermarti ad ammirare la bellezza della natura? Certo, ma perché ora? Ogni volta che vengo qui è come se il tempo si fermasse. Non esiste nulla di più gratificante. Passi tutta la tua vita in un laboratorio dedicandoti unicamente alla scienza e poi parli come un filosofo. Non c'è scienza senza filosofia. La filosofia è di ostacolo alla scienza. Per questo cerchiamo di cambiare il tempo in modo razionale. Io non cerco di cambiare il tempo. Però credi che sia possibile viaggiarvi attraverso? Ma certo che esiste un modo per viaggiare nel tempo, David. Cambiarlo però... Beh, dubito sia possibile. Per quale motivo? Supponiamo che adesso tu cada accidentalmente da questo burrone. Potresti salvarti. In tal caso, domani, in ospedale, quando ti renderai conto che per tutta la tua vita non potrai più camminare, ti ripeterai: avrei dovuto prestare più attenzione. E allora? Cosa significa che avresti dovuto prestare più attenzione? È vero questo secondo te? Certo, io sono qui e posso decidere ogni dettaglio di ciascuna mia azione. Nel momento in cui accade qualcosa, quel qualcosa rimane scritto nell'universo. E non mi riferisco ad un dio, ma ad una semplice deduzione logica. Turing scrisse che lo spostamento di un singolo elettrone per 1/1000 di centimetro potrebbe causare la morte di un uomo un anno dopo a causa di una valanga. Immagina quanti universi si verrebbero a formare se considerassimo ogni possibile opzione. E quindi? E quindi è la definizione stessa di universo che ci impedisce di concepirne una differente da quella in cui ci troviamo adesso. Se davvero vuoi cambiare il corso del tempo, David, devi riferirti ad un multiverso. Ed in quel caso ti stai solo spostando tra realtà parallele, senza davvero cambiarne il corso. Qual è l'obiettivo della Willard allora? Dimostrare che non siamo capaci di viaggiare nel tempo? La Willard è solo un sogno, David. E non voglio dimostrare nulla. Voglio scoprire come viaggiare nel tempo. Accettando però che non posso cambiarlo. Willard Incorporated. Che idiozia. James Willard aveva origini inglesi. Voleva cambiare il mondo con le sue idee filantropiche e non si rendeva conto di essere un fottuto genio. Era sempre concentrato su quegli appunti che scriveva in codice. A volte avrei voluto soltanto strapparglieli di mano e farne un uso migliore. Il vero scienziato è colui che si sporca le mani. E presto se ne sarebbe reso conto. David, ho qualcosa! Cosa? Quella molecola che sto progettando da anni! Funziona! Finalmente funziona! Come diavolo l'hai fatto? È simile alla memoria! È da lì che bisogna partire per concepire il viaggio nel tempo. Perché il nostro cervello è qualcosa di più di una semplice macchina. È un meccanismo extratemporale. Assiste e accumula informazioni. E poi ci permette di tornarvi con il ricordo. Ma i ricordi sono soltanto immaginazione, no? Non è un vero viaggio nel tempo. Non devi ragionare così, David. Il nostro cervello è molto di più di quello che ne sappiamo. Ne conosciamo ancora così poco. Sono solo supposizioni metafisiche le tue. O hai trovato davvero il modo di viaggiare nel tempo? Devo provarlo. È l'unico modo che abbiamo per scoprirlo. Ma sei impazzito? E perché? Usiamo una cavia. Non puoi permetterti di rischiare la tua vita. La mia vita è l'unica cosa che posso permettermi di rischiare.
E poi non c'è da preoccuparsi. O funzionerà o non avrà alcun effetto. Non sono mai stato geniale quanto James, però almeno sapevo sfruttare le mie capacità. L'ho sempre invidiato per la sua intelligenza, ma la verità è che era uno stupido. In quel preciso istante stava gettando via la sua vita. E con essa tutte le scoperte, le conquiste scientifiche che avrebbe raggiunto. Anche io amavo la natura, ma ne preferivo la vena più aggressiva. Il mare, la sua infinita grandezza, la sua potenza incalcolabile. Era poetico in un certo senso. Ma io non ero come James. Non mi interessava fare assurde riflessioni sul libero arbitrio. Io volevo essere il mare. La scienza era per me un mezzo come un altro per ergermi al di sopra di tutti gli altri uomini. David, una notizia fantastica. Che succede? Diana è incinta. Diventerò padre. Davvero? Ma è bellissimo! Era questa la vita che ti eri scelto, James? Mai quanto in quel momento ho visto il tuo fallimento. James, ma adesso tutti i nostri progetti? Beh, ovviamente non li abbandonerò. Ma adesso ho una responsabilità ancora più grande. Vero? Spero che per te non sia un problema. Assolutamente no, James. Lì mi resi conto di quanto gli uomini siano tutti uguali. Molti hanno sogni di grandezza, ma soltanto pochi hanno il coraggio di inseguirli. Trovavo conforto nella Divina Commedia. Chi più di Dante aveva avuto la superbia di considerarsi superiore a tutti? Il mio unico timore era morire senza essere ricordato. Era ciò che stava per fare James. E per quanto mi costasse ammetterlo, io non ero nulla senza James. David, c'è un problema. Che succede? C'è il serio rischio che l'iniezione della settimana scorsa abbia alterato il mio corredo genetico. Non è possibile, in che modo? Non lo so ancora. L'ho scoperto per puro caso. Ti avevo detto di usare una cavia! Non lo farei mai. Mi avevi promesso che non avrebbe avuto alcun effetto collaterale, cazzo! Infatti, non avrà alcun effetto collaterale. E allora perché ti preoccupi? Perché posso conoscere gli effetti che avrà su di me. Ma non posso sapere cosa accadrebbe ad un bambino. Un bambino? Diana è incinta, David. Lo sai. Com'è possibile che tu l'abbia trasmesso a tuo figlio? Non posso escluderlo. Cazzo, James! Sei un deficiente! Lo so. Ho rovinato tutto. Esatto, hai rovinato tutto!
Diana, Vattene via. Volevo solo sapere come stai. Non si vede? Aspetto un bambino da sola. Parli come se fosse colpa mia. Io non ti voglio più vedere. Non mi sento a mio agio quando sono con te. Voglio darti solo una mano. James è come un fratello per me. Come un fratello. E dov'eri quando si è suicidato? Tu l'hai sempre odiato. Perché era un uomo migliore di te. Ti prego, non parlarmi così. Ti ho detto di andartene. Non c'è bisogno di alcun aiuto qui. Vaffanculo! avevo sempre avuto un debole per Diana. Lei, invece, mi considerava un fallito, una cattiva influenza per James. Era vero. Senza James non valevo nulla. Odiavo il genere umano ed i suoi stupidi comportamenti. James si era lasciato prendere da inutili emozioni. Ma io dovevo andare avanti. Questi non hanno speranza di morte e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa. Misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.
Continuai ad usare il laboratorio da solo per qualche tempo, finché non mi accorsi che non potevo più permettermelo. Così continuai a casa mia. Ma i successi non arrivavano. Non avevo la genialità di James. Eppure non ho mai mollato per 18 lunghi anni. Finché un giorno non ho capito che se volevo raggiungere dei risultati dovevo partire dagli insuccessi di James. Dovevo riprendere il lavoro dal punto esatto in cui lo aveva lasciato, in sospeso. Ian Willard si chiamava suo figlio. Iniziai ad indagare su di lui. Scoprì che teneva una pistola in casa, ma per il resto sembrava soltanto un ragazzo normalissimo. C'era un solo modo per scoprire se la molecola di James avesse avuto effetto su di lui. Dovevo attirare la sua attenzione e me lo avrebbe detto lui stesso. Decisi di puntare sulle emozioni negative. Se la sua vita fosse stata davvero un continuo viaggio nei ricordi, immaginai che non lo dovesse sopportare. Scusate ragazzi, ho bisogno di scambiare 2 parole con Ian. Chi sei tu? Ebbi finalmente la conferma che tanto aspettavo. Ian Willard viaggiava nel tempo. Sapevo perfettamente che tipo di esperimenti fare su di lui. Era la chiave per consentire anche a me di viaggiare nel tempo, in modo controllato. Tuttavia, il ragazzo ne era uscito spaventato. Come potevo fare per convincerlo a venire da me volontariamente? Per fortuna, intercettavo anche le sue telefonate. Carla, quel tizio di prima in centro sapeva davvero qualcosa? E perché non l'hai detto subito? Mi dispiace, non potevo. Stava venendo lì insieme alla sua ragazza. Anche Diana avrebbe visto il posto e forse si sarebbe ricordata di me. Non avrei potuto permettere che rovinassero tutto ciò che avevo pianificato. Dovevo intimidire Ian. Cosa c'è scritto? Corri, andiamocene. Ero riuscito a farlo scappare, ma non era finita. Ian doveva ritornare da me e a questo punto Diana e la sua ragazza non potevano più vivere. Avevano visto la mia casa. Forse potevo liberarmi di entrambi i problemi contemporaneamente. Continuai a spiare Ian e scoprì il luogo dove teneva nascosta la sua pistola.
Inoltre, imparai a conoscere le sue abitudini. Dopo 2 mesi ero pronto ad agire. Lo aspettavo tutti i giorni, fuori dalla scuola, per capire se sarebbe tornato a casa insieme a Carla. Avvenne il 4 aprile 2016. Ricordo che ci fu anche un piccolo contrattempo. Mi vide dalla finestra, corse fino al cortile per trovarmi. Ovviamente riuscì a nascondermi in tempo. La mia rivincita era finalmente arrivata. Che ci fai qui? Saranno passati 20 anni ormai. 18 anni. Eri incinta l'ultima volta che ci siamo visti. Già. E ricordo anche che ti cacciai di casa. Devi scusarmi, ma io ero completamente scioccata in quel periodo. Certo, ti capisco. Su, entra! Allora, come mai sei venuto a trovarmi dopo tutti questi anni? Vedi, ho trascorso quasi un 20ennio a continuare i progetti di James. Ma non ho mai smesso di pensare al fatto che tu fossi qui da sola. Volevo venire a trovarti, ma avevo paura che tu mi cacciassi di nuovo. Ma non l'avrei mai fatto, David. Devi capirmi. Ho passato un periodo così difficile. Non devi giustificarti. Diana, io non ho mai smesso di pensarti. Ho sempre provato qualcosa per te. Parli sul serio. Sì. Non preoccuparti, non aspetto certo che tu ricambi. L'ho sempre saputo, David. Io ti ignoravo. Avevo paura di compromettere la mia storia con James. Mi dispiace. Io non ho mai ricambiato il sentimento, ma è così dolce da parte tua. Sarebbe bello se passassimo un po' di tempo insieme. Siamo troppo soli io e te. Già, Tuo figlio, come si chiama? Era un maschio, giusto? sì, è un maschio. È di sotto con la fidanzata. Si chiama Ian. Caspita, il figlio di James Willard. Ha un certo effetto. Beh, sì. Vuoi che lo chiami? No, lascialo stare, avrà altro a cui pensare. Vuoi qualcosa da bere, qualcosa da mangiare? Ma che stupido. No, grazie, non ho fame. Piuttosto potrei usare un momento il bagno. Ma certo. Immagina che ricordi dove si trova. Certo.
dispiace, Diana. Io ti amavo davvero, un tempo. Contavo che Ian, preso dalla disperazione, sarebbe venuto da me. E così fece. Finalmente sveglio. Chi sei tu? Chi sono io? Sono quello che finora hai voluto chiamare Mr. X. Qual è il tuo vero nome?
Il mio vero nome? Ma sì, che problema c'è a dirtelo. Tanto fra meno di 2 ore perderai completamente la memoria. Mi chiamo David Balestrieri. Perché mi hai legato? Per lo stesso motivo per cui ho ucciso tua madre e la tua ragazza. Adesso ti spiegherò dettagliatamente tutto ciò che ho intenzione di fare. Sarà divertente perché Non ti ricorderai assolutamente nulla di quello che sto per dire. hai ragione. Io voglio sfruttarti. Per tutta la mia vita ho desiderato di riuscire a viaggiare nel tempo, di cambiarne il corso, di compiere scelte diverse, più intelligenti, di avere successo. In che modo hai intenzione di sfruttarmi? Vedi, tuo padre era un genio ed è per colpa sua che tu hai questo problema. Te l'ha trasmesso geneticamente. Si è suicidato per la vergogna. Mio padre, morto suicida. Esatto. Era vicino a raggiungere risultati enormi, ma ha mandato tutto all'aria. Io invece non mi sono mai arreso. Ho fatto tutto da solo. Forse ci ho messo un po' di tempo, ma finalmente ho raggiunto qualcosa. Adesso, grazie alla tua particolare predisposizione genetica, sì, Posso sperimentare su di te un nuovo modo di viaggiare nel tempo. ti farò 4 iniezioni per le prossime 2 settimane. Io sono stato migliore di tuo padre. A me sembri solo un fallito! Ti sbagli, Ian. E sappi che non mi limiterò solo a questo. Io godrò nello sfruttarti. Per me sarà come una vendetta, sia contro tuo padre che contro tua madre. Troppo semplice tenerti qui, nascosto in una stanza chiusa a chiave. Io devo poter osservare il funzionamento del mio prodotto nella tua vita quotidiana. E sarà anche l'occasione per addossarti la colpa della scomparsa di tua madre e della tua ragazza. Nasconderò la pala nel tuo bagagliaio. Lo vedi questo? È il logo della Willard Incorporated,
una società filantropica che tuo padre voleva fondare per aiutare il mondo con le sue scoperte scientifiche. Come ti ho già detto, mi divertirò a confonderti. Ogni volta che ti farò un'iniezione, ti disegnerò una delle stanghette che compongono il logo della Willard. Ha un valore simbolico, rende la mia vendetta più elegante. Fra poco ti addormenterò, ti farò risvegliare esattamente nel luogo dove hai appena sotterrato i cadaveri. Se qualcuno li dovesse trovare, darà la colpa a te e farò in modo che quel qualcuno trovi la fossa già scavata. Inoltre, scambierò la targa della mia auto con quella della tua. Mi farò volutamente riprendere da una telecamera di sorveglianza, così, se dovessi indagare sul proprietario della mia automobile, risalirai a te stesso. Vedi, il mio è più di un semplice interesse scientifico. Questa è una vera e propria opera d'arte. Divertiti, amico. Lo farò. Ma ovviamente tutto ciò ha solo la funzione di depistarti. Per nessuna ragione al mondo dovrai permetterti di interferire con i miei piani per le prossime 2 settimane. Ti terrò sotto stretta osservazione. Stronzo! Tu mi hai rovinato la vita! Lo era già, ammetto, l'ho sempre stata. E la colpa è solo di tuo padre. Ora, prima di farti la prima iniezione, dovrò chiederti di elencarmi dettagliatamente ogni elemento che rimandi a questo indirizzo. Io non ti dirò nulla! No, forse non ci siamo capiti. Non ti sto chiedendo un favore. No! C'è un foglio, con la linea del tempo della mia vita. Poi? Ho detto poi? C'è un foglietto. È un foglietto nel cassetto della mia scrivania. C'è altro? No, te lo giuro. Ti prego, no, ti prego. Non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro. Ma in qualche modo Ian mi aveva rintracciato lo stesso. Mi dispiace, ma ti devo informare che hai fallito, David. Non sei riuscito a cambiare il corso del tempo. Lascia tutto ciò che stai facendo
o ci saranno gravi conseguenze. Verrò a trovarti a breve. Firmato David Balestrieri.